Aggiornamento di calciomercato Inter, sono ore importanti per la difesa, è previsto un incontro per Hermoso, difensore che si è svincolato dall'Atletico Madrid e viene da settimane, mesi ormai accostato all'Inter. Attenzione a quello che sta per succedere su Hermoso e in generale sulla difesa, con altre notizie che arrivano dalla Francia, mentre l'Inter ha ingaggiato ufficialmente un giovane Thiago Romano, un attaccante di cui bisogna parlare, e dell'attacco parleremo anche con altri incastri, con il tema infortuni, il recupero di giocatori importanti in vista della prima giornata di campionato, mentre si ferma però Stefan De Vrij. Quindi uniamo campo e mercato all'interno di questo contenuto dove condensiamo in pochi minuti le principali notizie del giorno in uno dei format più richiesti qui su Passione Inter. Ben ritrovati, ben ritrovati. Allora, amiche e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro canale che sta volando grazie al vostro supporto con dei ritmi veramente, veramente clamorosi. Partiamo dal mercato, partiamo dalla difesa, in particolare da Hermoso, perché proprio in questi minuti, pochissimi minuti prima che io iniziassi a registrare questo contenuto, il giornalista Orazio Accomando di DAZN, esperto di mercato molto vicino soprattutto ad alcune trattative in particolare, ha parlato di un blitz a Milano dell'entourage di Hermoso, questo difensore di cui abbiamo parlato spesso durante l'estate e non solo. L'entourage di Hermoso avrebbe quindi in programma un incontro sia con l'Inter che con il Milan. Entrambe le società stanno da tempo continuando a parlare con l'entourage del giocatore e quella di oggi potrebbe essere quindi una giornata molto importante per lo spagnolo e quindi anche per l'Inter che incontrerà l'agente del giocatore. Un giocatore che aveva iniziato l'estate ed è rimasto fino ad ora svincolato perché, da quello che abbiamo saputo, da quello che ci è stato detto, aveva delle richieste in termini di ingaggio e di commissioni piuttosto alte e questo ha frenato un po' tutte le varie squadre interessate, soprattutto in Italia. Sembrava anche vicino all'Aston Villa ad un certo punto, sembrava più vicino delle squadre italiane, poteva anche rientrare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ha preso in considerazione l'ipotesi di rimetterlo sotto contratto, per ora nulla di fatto e quindi si sono diffuse delle voci secondo cui avrebbe abbassato le proprie richieste di ingaggio. Da quelli che erano i circa 5 milioni, 5 milioni e mezzo richiesti all'inizio, si è parlato anche di 3 milioni e mezzo e forse anche qualcosina in meno che sarebbe disposto ad accettare. Delle cifre che diventano sicuramente più alla portata anche per l'Inter, che però, diciamo, dal mio punto di vista ho qualche dubbio sul fatto che l'Inter possa davvero affondare il colpo su Hermoso. Magari verrò smentito subito nelle prossime ore, ma ho dei dubbi perché, come dicevo anche in redazione, o Hermoso viene visto anche come centrale di difesa, lui è un difensore mancino, oggi la sua collocazione naturale secondo me è solo e soltanto quella di vice bastoni e quindi, considerando l'età, visto che non è giovanissimo, e considerando che ha un ingaggio comunque abbastanza importante, come detto, da 3 milioni e mezzo dovrebbe essere questa la cifra, ecco, vedere l'Inter che investe su un classe 95 così affermato per farne solo il vice bastoni lo trovo un po' controintuitivo rispetto al periodo che stiamo vivendo. E quindi o viene visto come utile anche da centrale nella difesa 3, dove potrebbero esserci dei dubbi, magari in questo momento poi ne discutiamo su De Vrij e Acerbi, altrimenti anche per quella che è la linea di Oaktree della proprietà dell'Inter di andare ad investire su dei profili più futuribili mi sembra abbastanza chiara, anche perché non credo che sia cambiata nel giro di qualche ora, nel giro di qualche giorno l'indicazione che è arrivata dalla proprietà e a questo punto secondo me se devi andare su Hermoso forse potevi andare qualche giorno fa su Ricardo Rodriguez che ti costava praticamente 0 e ricopriva quel ruolo stesso lì con delle caratteristiche differenti, ma comunque ti costava quasi 0. Hermoso avrebbe un impatto importante con un contratto di almeno 2 anni, se non 3 addirittura, quindi è un'offerta e un affare sicuramente differente. Vi sottolineo i miei dubbi, però come dicevo nelle prossime ore c'è l'incontro, vediamo, magari si trova un accordo e magari viene visto appunto come opzione anche al centro della difesa. I miei dubbi però diciamo che aumentano se considero anche quelle che sono le notizie che arrivano dalla Francia, perché in Francia anche nelle ultimissime ore stanno insistendo molto sul fatto che l'Inter stia trattando concretamente Nathan Zezé, difensore francese mancino anche lui, decisamente più giovane visto che si tratta di un classe 2005 di proprietà del Nantes con cui l'Inter ha dialogato molto in queste settimane perché stava trattando anche altre operazioni in uscita come Radu, come Stankovic e non solo che potevano finire in Francia. Ecco, comunque anche pochissime ore fa in Francia sostengono che l'Inter ha formulato una nuova offerta, alzando la prima offerta da 12 milioni, l'ha portata fino a 15 milioni, che per ora però non ha
convinto il Nantes a cedere. Il Nantes inizialmente lo definiva addirittura incedibile, questo giocatore è molto interessante, ora pare che chieda 20 milioni di euro come cifra, quindi sembra già un margine di apertura della trattativa con l'Inter che avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni per un giocatore che comunque ha un potenziale molto interessante. Magari faremo anche un identikit se vi interessa molto più approfondito, però ne ho parlato con dei colleghi che seguono il mercato francese e mi dicono che ad oggi si è ancora visto poco a livello di prima squadra perché è un classe 2005 e credo abbia giocato 1000 minuti in Ligue 1, più o meno in quest'ordine di grandezza qua, quindi molto poco, 19 anni, però tutti ne parlano, non dico come un predestinato, ma come uno di quei difensori di qualità e anche ben strutturato fisicamente per essere comunque un 19enne, di piede mancino, dove è un ruolo sempre un pochino raro da trovare un giocatore di buona qualità lì in quella zona, e quindi ne parlano come un potenziale dal grande futuro. Quindi l'Inter ci sta provando, a quanto pare, non ha trovato l'accordo. Diciamo che altre cessioni che l'Inter sta facendo, secondo me, porteranno poi all'Inter a spingere sul difensore mancino. Vedremo se sarà effettivamente Zezé, sul quale, se non va in chiusura adesso, è probabile che la Premier League nelle prossime settimane si faccia viva con degli argomenti molto importanti, come è successo per esempio con il West Ham che sta soffiando Todibo alla Juventus, la Juventus che aveva preso Calafiori, dicevano, poi saltato Calafiori hanno preso Todibo, tutto fatto eccetera, invece salta anche Todibo che va al West Ham perché adesso la Premier League si sta sbloccando. Comunque, se l'Inter sta puntando davvero così tanto sul difensore mancino è perché evidentemente ci si fida di De Vrij e Acerbi lì al centro. Io la interpreto così e per questo stanno andando a puntare su un difensore mancino, un vice Bastoni, e penso che questo difensore mancino arriverà prima di qualsiasi attaccante perché numericamente oggi manca un giocatore proprio lì, nonostante Carlos Augusto possa essere adattato, mentre l'attaccante ad oggi almeno numericamente c'è. Poi si può migliorare, si può prendere un attaccante più forte, più affidabile, però ad oggi i numeri ci dicono che in difesa un giocatore manca, in attacco invece c'è. A proposito di attacco, parliamo anche della situazione infortunati che vive di un aggiornamento proprio in questi minuti, e riguarda De Vrij, che non è un attaccante, ma ci si lega al tema infortuni. È arrivato il comunicato ufficiale dell'Inter, risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra per De Vrij, una brutta notizia. Credo almeno un paio di settimane di stop, quindi secondo me De Vrij le prime 2 giornate di campionato le salta sicuramente. Forse la terza giornata con l'Atalanta? Forse può essere quello l'obiettivo? Ecco, di sicuro Acerbi si farà le prime partite. Per fortuna dico io che Acerbi non mi ha fatto una grandissima impressione in realtà nelle ultimissime amichevoli, soprattutto contro l'Al-Ittihad, però ha iniziato il ritiro a metà luglio, praticamente all'inizio con il resto dei compagni. Diciamo che ti presenti le prime giornate di campionato con un difensore che hai messo già in condizione e di cui Inzaghi si fida molto, quindi non sono troppo preoccupato in questo momento. Parlando degli attaccanti, invece, qui stanno arrivando delle buone notizie, perché Arnautovic è quello che sembra avvicinarsi un po' di più al recupero con dei tempi rapidi, tant'è che a inizio settimana prossima, tra lunedì e martedì, ce lo aspettiamo in gruppo con ogni probabilità, ma quello che aspettiamo di più è soprattutto Taremi, su cui lo stesso arrivano delle buone notizie, e in queste ore si parla di un ritorno in gruppo tra martedì e mercoledì, e se effettivamente sarà così, sicuramente Taremi sarà almeno a disposizione per la partita contro il Genoa. Dubito in campo dal primo minuto, ma sarà a disposizione. Per cui, secondo me, già per la partita con il Genoa possiamo fare dei ragionamenti un po' più interessanti, perché Lautaro ha fatto dei test fisici ottimi, sta lavorando per mettersi in condizione. Contro il Chelsea sicuramente avrà dei minuti e vedremo a che punto è. Ecco, vediamo quanta voglia di, tra virgolette, rischiare c'è su Lautaro Martinez, perché nel caso tutto fa pensare che Lautaro e Thuram possano partire dal primo minuto, con poi la possibilità di avere Taremi come prima sostituzione, ma anche Mkhitaryan che può essere alzato sulla linea degli attaccanti, come Inzaghi sta già testando in queste amichevoli. Senza dimenticare che c'è Correa, un Joaquin Correa che per il momento rimane in rosa all'Inter, per ora sta giocando le amichevoli, è in condizione e quindi non dovesse sbloccarsi nulla sul mercato nei prossimi giorni, anche Correa è un serio candidato a partire addirittura titolare nella gara contro il Genoa, o comunque ad essere un ricambio che Inzaghi potrà utilizzare. Dicevo, ufficiale il colpo Thiago Romano, un attaccante, classe 2006, argentino ma cresciuto in Grecia dal settore giovanile del Panathinaikos, arriva a titolo definitivo all'Inter.
Non lo conosco, lo dico subito molto sinceramente, non seguo i settori giovanili della Grecia, il campionato giovanile greco, con tutta sincerità. Ho chiesto delle informazioni, sia dei giornalisti argentini che mi hanno dato qualche informazione sulle caratteristiche, ma, poco di più di quello che si può vedere anche dai video in cui, mi è sembrato di vedere un po' un Valentin Carboni un po' più basso, forse un pochino più rapido, anche perché è meno alto e un pochino più scattante probabilmente, però è un giocatore tecnico di piede mancino che parte dalla destra per rientrare sul mancino con anche un buon tiro, dalla distanza. Sto aspettando che mi rispondano delle persone che ho contattato in Grecia che mi daranno più informazioni, poi magari anche qua facciamo un contenuto ad hoc, ne parliamo. Si è diffusa la voce secondo cui sarà aggregato subito alla prima squadra. Francamente ho qualche dubbio, essendo un classe 2006 che arriva dal settore giovanile del Panathinaikos, se hanno difficoltà i nostri giovani a fare il salto in prima squadra, o lo stesso Carboni, immagino che un argentino che arriva dalla Grecia, dal settore giovanile soprattutto, possa avere qualche difficoltà in più. Vedremo, però magari verrà aggregato alla primavera, farà la spola con la prima squadra, verrà aggregato di tanto in tanto, vedremo. Nel frattempo occhio agli incastri dei prossimi giorni, visto che stiamo parlando di attaccanti, perché, parlando di Gudmundsson che è stato ed era un obiettivo dell'Inter, si sta avvicinando sempre di più alla Fiorentina, è stato di fatto confermato anche ufficialmente di fatto dal Genoa, però il Genoa in questo momento sta facendo un po' di resistenza, perché il Genoa sono un po' tutti in vendita, contrariamente a quello che era stato detto, però la cessione di Retegui che è andato all'Atalanta, sta un pochino bloccando Gudmundsson, o almeno in queste ore stanno dicendo che se non c'è un giusto ricambio, il Genoa tiene Gudmundsson, o almeno non lo vende per il momento. L'Inter ha proposto o comunque degli intermediari, è meglio dire, hanno proposto Correa al Genoa, chissà, magari potrebbe sbloccarla proprio lui, magari dopo la partita col Genoa, che mandi Correa al Genoa e il Genoa può vendere Gudmundsson, e magari ci reinseriamo anche noi, ma ormai la vedo difficile vista il discorso avanzato con la Fiorentina. Qualcuno in queste ore sta proponendo Jonathan David, ne state parlando in tanti, mi avete chiesto nei commenti. Jonathan David, secondo me il problema rimane sempre legato al fatto che, per lasciare allora in tanti mi dicono: "Ma se è così forte perché non ha ancora lasciato il Lille?" È in scadenza di contratto 2025, l'ho detto anche l'altro giorno, da quello che so io fin qui ha chiesto un ingaggio altissimo, da 6 milioni di euro, che sarebbe di fatto l'ingaggio che l'Inter dà ai titolari. E Jonathan David è un potenziale molto forte, oggi non sarebbe un titolare, quindi sarebbe un esborso piuttosto importante. E l'Inter in questo momento, abbiamo fatto i conti tra i giocatori che sono usciti, i rinnovi di contratto che sono stati fatti e i giocatori acquistati, se riesce a togliersi il peso di Correa è sostanzialmente in pari. Quindi un nuovo attaccante non può pesare molto più di Arnautovic se vuoi chiudere il mercato con un bilancio in pari in termini di costo squadra. Dia, mi avete chiesto, la Salernitana può essere un'opzione, è un giocatore che tra l'altro io terrei d'occhio come caratteristiche, potrebbe essere interessante, ma sembra che ci stia ragionando la Lazio che quindi potrebbe mollare l'Orientè e allora a quel punto occhio magari all'asse con il Sassuolo, visto che l'Inter con il Sassuolo sta trattando la cessione di Radu, che sembrava tutto fatto, anche se pare che pure Radu stia creando qualche complicazione in stile Satriano, perché forse Radu vorrebbe la Samp, hanno detto in Romania. Mentre Filip Stankovic, che era alla Samp, potrebbe andare al Venezia, ma anche qui, metto sul campo qualche piccolo dubbio perché Stankovic sta crescendo, sta facendo bene nelle ultime stagioni, merita spazio per continuare questo percorso di crescita. Al Venezia rischia di partire dietro nelle gerarchie del portiere. Quindi, spero sia la scelta giusta, spero giochi perché è un portiere dal grande potenziale. Vediamo cosa succede in questi giorni. Io per chiudere vi racconto anche un piccolo retroscena che non riguarda direttamente l'Inter, ma in un certo senso sì, perché ho parlato con un procuratore importante che gestisce diversi giocatori in squadre di primissima fascia anche nella Juventus, e stavamo discutendo poco fa proprio di, come ci sia un problema generalizzato in tante squadre del problema a vendere. Noi nell'Inter diciamo: "L'Inter non sa vendere, fa fatica a vendere", eccetera, e mi diceva: "Guarda che il problema riguarda un po' tutti", e in particolare mi ha fatto anche l'esempio della Juventus, perché tutti dicono bisognerebbe fare come la Juventus, di dire chiaramente quali sono i giocatori in uscita, e invece lui mi ha detto
occhio perché questo discorso che ha fatto la Juventus pubblicamente sta creando diverse problematiche e gli stessi giocatori non l'hanno presa benissimo. Quindi addetti ai lavori molto vicini alla vicenda mi dicono che non sta risultando la migliore strategia possibile quella attuata dalla Juventus, così come diceva che il problema a cedere, secondo lui, è dato anche dal fatto che stanno mancando tanti investimenti che immettono soldi nel mercato e che fanno un po' smuovere il mercato stesso. Grandi club come le big della Premier o il PSG, il Bayern, gli inglesi, l'Arabia Saudita stessa non stanno mettendo tanti soldi nel mercato europeo e quindi gli inglesi stanno comprando molto nel mercato interno. Le altre si va ancora con un mercato che deve decollare e questo sta creando tante difficoltà a tutti a vendere. Quindi anche l'Inter fa parte di questo sistema, inevitabilmente ha delle difficoltà anche l'Inter. Sono cose che però i dirigenti dell'Inter stessa sanno benissimo, perché al di là di quello che dicono in tanti, non sono degli sprovveduti. Commettono degli errori perché gli errori li fanno tutti e l'Inter sicuramente degli errori li ha commessi l'anno scorso, anche nelle ultime settimane, non solo, ma io sento da troppe parti dire delle cose come se i dirigenti dell'Inter, cioè la miglior squadra italiana degli ultimi 5 anni, per risultati, ricordiamocelo sempre, come ecco se siano degli sprovveduti, vengono dipinti come degli sprovveduti. Si sapeva che sarebbe stato un mercato molto complesso, l'Inter ha fatto 2 colpi pesanti come Taremi e Zelinski che sono stati già messi in discussione. Io credo che se fossero arrivati ad agosto tutti si sarebbero esaltati alla grandissima, invece li hai presi praticamente a febbraio e allora sono già passati in secondo piano. L'Inter ha fatto una scelta, quella di andare in continuità, di confermare in tanti, praticamente tutti. Per molti bisognava cambiare anche le colonne principali di questa squadra per reinvestire su altri profili. Per me il valore della continuità ha un peso importante. In tanti mi avete giustamente scritto: "Però giocatori come Darmian, come Acerbi e Mkhitaryan sono un anno più vecchi e quindi danno meno garanzie". È vero, però non è detto che abbiano un tracollo immediato, ma dall'altro lato io sulla bilancia metto anche che giocatori come Bissek, Carlos Augusto, Frattesi, Aslani stesso, hanno un anno in più di Inter, ma soprattutto un anno in più di Inter con Inzaghi e quindi me li immagino più pronti e mi immagino che Inzaghi sia più disposto a puntarci. Poi questo dipende molto anche da Inzaghi. Certo, l'ho detto anche nell'ultima newsletter che anch'io spero in un colpo di fine mercato anche per riaccendere ulteriormente l'entusiasmo, però tutto sommato non mi sembra ecco, una situazione così drammatica come invece viene dipinta da molti. Però lo chiedo a voi, magari non siete d'accordo, quindi aspetto i vostri commenti qui sotto. Ne parliamo anche nella diretta alle 19:30, ne stiamo parlando nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.